Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami le tendenze energetiche disponibili per i gemelli, per i soldi e le finanze per i prossimi 30 giorni. Abbiamo la carta della stella, amici dei gemelli. Non è male. Tenete presente che parla di nuovi obiettivi, parla di punti d'arrivo, potrebbero anche essere idee che diventano progetti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso voleste una consulenza personalizzata. C'è il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono. E sempre nella descrizione trovate anche i link ai video gratuiti, ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo dal diavolo, ragazzi. Due di spade, fante di bastoni, sette di coppe, il carro, sette di denari e regina di denari. Carte interessanti. Partiamo da questo diavolo, ragazzi. Diavolo e 10 di spade. Qui qualcosa mi dice che c'è un tema che dovete assolutamente lasciarvi indietro. Potrebbe essere una questione che vi vincola, una questione illecita magari. Potrebbe anche essere semplicemente l'idea di dover avere potere. Diciamo che sento che è una cosa che vi intrappola. Cioè come potrebbero essere i debiti, per esempio, magari il fatto che, non lo so, avete fatto una scelta sbagliata in passato e ve la state tirando dietro. Scrivetemi per voi che cosa rappresenta il diavolo. Andiamo a vedere il 2 di spade. Fante di pentacoli e eremita. È come se steste cercando un modo di uscire da questa zona bloccata. Diciamo che avendo l'eremita c'è una forte consapevolezza, mi verrebbe da dire, perché l'eremita è il saggio, è colui che sa, quindi è come se aveste già affrontato varie questioni nella vostra vita e potendo attingere a quelle esperienze sapete già dove andare. Ricordatevi che è la carta del maestro, del saggio, appunto. Però ho anche l'idea, perché qui comunque la carta di base è un 2 di spade, che è una carta di una persona bendata, come se non vedesse chiaro e c'è da fare una scelta. E tenete, vedete che caso? Qua è il dubbio su che scelta fare, sotto abbiamo il carro che è la scelta effettuata, ma ci arriviamo. Però è come se aveste bisogno di aprire un pochettino di più la mente o le vostre conoscenze, le vostre qualità, mi viene da dire, le vostre arti. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Torre e cavaliere di pentacoli.
Dunque, io credo che nel momento in cui sarete in fase eremita, cioè in fase di pensiero, di riflessione, di autoanalisi, introspezione, per capire un po' come uscire da questa situazione o da questo momento, e di conseguenza è come se iniziasse a vedere di più quale potrebbe essere l'obiettivo, come a stringere il raggio d'azione. Io qui ho la sensazione che ci sarà come una grinta in più, ma sempre a causa del 2 di spade, una leggera titubanza. Difatti qui abbiamo come una serie di possibilità che si possono aprire grazie a queste nuove informazioni acquisite, a queste nuove destrezze, queste nuove abilità, adattatelo voi alla vostra realtà, si possono effettivamente aprire delle strade. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Apro mica il mazzo al contrario, bene. Allora giriamo anche queste. Ok, 9 di bastoni, ruota della fortuna e asso di coppe. Credo che ci sia paura di fare il passo sbagliato. Quello che vi blocca è la paura. Probabilmente proprio perché siete eremiti, perché ne avete già vissute di esperienze e avete paura ad avventurarvi in qualche cosa di nuovo perché potrebbe succedere quello che è già successo in passato, quindi magari potreste perdere dei soldi, potreste essere traditi dai soci, dai non soci. Cioè io sento come se ci fosse una certa direzione da prendere che scoprirete in questi 30 giorni. C'è la voglia perché magari vi sembra un'idea geniale, un lavoro geniale, se per esempio volete cambiare lavoro per guadagnare di più, ma con il Cavaliere di Pentacoli siete super prudenti e qui è come se steste valutando attentamente quale sia la scelta migliore da fare. Però è anche vero che, primo, la ruota della fortuna vi ricorda che tutto ha un ritmo, ok? Quindi tutto inizia e tutto finisce. E se questo è un ciclo che state vivendo, avendo anche il 10 di spade, io sento che è un ciclo che sta per finire. Qualsiasi cosa ci sia in ballo che non vi fa sentire liberi, sta per finire. E qui si tratta di fare il passo successivo e di andare avanti. Andiamo a vedere il carro. Uh. 5 di coppe, mondo, 4 di pentacoli, regina di pentacoli e 7 di bastoni. Io credo che potreste prendere una decisione riguardo al passato con questo mondo, mi richiama un po' questo 10 di spade, e lavorare su quello che potrebbe essere il futuro, la vostra zona di comfort. È come costruisco qualche cosa che mi faccia sentire al sicuro, perché magari nella situazione iniziale sento che potrebbe anche essere un lavoro tossico, ipotesi, no? Qualche cosa che non vi piace fare, che vi ha tolto la passione, che vi fa sentire incatenati letteralmente. Però guardate ragazzi, qui abbiamo 2 volte la regina di denari e un 7 di denari. Qui si tratta secondo me di iniziare una strada, prendere una scelta, ok? Cioè per la serie prendere o lasciare, fare questa decisione. Qui si inizia un po' a vedere e qua secondo me si prende già questa scelta, si effettua. Andiamo a vedere queste due. Il 7 di pentacoli, 3 di pentacoli e imperatrice. Andiamo a vedere la regina. Quattro di spade, 6 di spade, 8 di coppe e appeso. Al contrario l'appeso, tra l'altro. Io credo che sia questione di tempo prima che inizierete a vedere i risultati di questo cambio.
tenete presente che qui abbiamo carte di chiusura, carte di interruzione e carte di chiusura c'è anche il 10, c'è anche la ruota della fortuna che è un 10 e poi abbiamo anche appunto carte di cambi, nuovi inizi. Quindi secondo me questo mese ragazzi vi servirà per capire dove andare a parare per riuscire a guadagnare di più. Ora, vi dico che il vostro flusso d'entrata non credo che cambi molto in questo mese, però riuscirete a risparmiare di più perché è come se per una scelta personale cominciasse a dire vediamo di che cosa non ho bisogno, vediamo quali sono le cose superflue che posso evitare di tipo come si chiamano? Le briochine, tutto quello che si stuzzica fuori pasto non è necessario e può essere, diciamo così, favorevole sia per cioè come si dice, il portafoglio, sia per anche la vostra salute, nel senso che non mettete sempre lo stomaco in condizione di star digerendo. E vi dico anche un'altra cosa, secondo me questa scelta che farete, questo cambio, questo potrebbe essere un nuovo inizio, perché il mondo, giustamente, qui abbiamo un asso di coppe e il mondo, sono carte che parlano di fine di un ciclo, ma automaticamente di inizio di un altro ciclo. Io vi dico, secondo me avete come bisogno di capire che bisogni ci sono intorno a voi e iniziare a soddisfarli. Vi dico, un qualche cosa potrebbe darvelo il tema dei bambini. Non lo so, magari inizierete per arrotondare, per tirarvi su qualche cosa in più, per aumentare gli ingressi. Potreste iniziare a fare baby painting, potreste iniziare a fare qualche cosa che ha a che vedere con i bambini, diciamo fino agli adolescenti. Quello potrebbe essere una fonte di ingresso alternativa, ma prima di tutto bisogna focalizzare che strada, qual è il vostro obiettivo. Poi da lì c'è una serie di movimenti energetici che favorisce questo inizio e vi dico, si tratta di attendere letteralmente con il set di pentacoli che i frutti siano maturi per poi iniziare a raccoglierli, ok? Quindi è un po' come se fosse un periodo di semina, scelta, come se doveste scegliere tra quello che non funziona più ed è da lasciare indietro e quello che invece si può implementare, quello che si può aumentare o diversificare anche. Andiamo a vedere un oracolo. Il conquistatore degli insegnamenti, della maestria, agosto. Io sto pubblicando a fine luglio, quindi ci siamo. Tenete presente che comunque la lettura è atemporale, quindi vale 30 giorni da quando la vedete. Quindi ragazzi, ritorna un po' con questo eremita, alla fine. Credo che sarà un bel mese trasformativo, ma infatti qui abbiamo anche la torre, che farà cadere quello che è la struttura egoica del diavolo. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Perché è interessante questa carta numero 31, può essere il 31 del mese, magari di agosto, abbiamo la data precisa qui di questa scelta, potrebbe essere. La cosa importante quando vi fissate un obiettivo è chiedervi il perché io voglio questa cosa. Cioè, vi faccio un esempio, voglio il macchinone. Perché voglio il macchinone? E i motivi qui possono essere diversi. Per uno status sociale, e qui potrebbe essere questione di ego. Perché voglio sentirmi sicuro
e la concezione è che più una macchina è grande, più para i colpi in caso di incidenti, e questa per esempio potrebbe essere un'altra motivazione. Oppure voglio il macchinone potente perché, non lo so, ho la casa mobile da trainare, ok? E quindi ho bisogno di potenza. E quello potrebbe essere un altro motivo. Però la cosa importante è capire il perché voi abbiate questo desiderio, abbiate questo sogno, abbiate questo obiettivo. Il perché vi spiega un sacco di cose e soprattutto potete riconoscere quali sono le questioni egoiche che vi mantengono intrappolati lì dove siete. Tenete presente che avete comunque la ruota della fortuna nel mondo, quindi qualche cambio sorpresivo o sorprendente ci potrebbe essere. Ovviamente, come dico sempre, incastrate anche le letture dell'ascendente e del segno lunare, che così capite veramente che cosa può succedere a voi. Però anche qui ragazzi ho la sensazione che qualche cosa si sblocchi, avete l'appeso al contrario e avete questo 6 di spade che è proprio la carta che ci fa lasciare indietro le credenze limitanti, quello che non ci serviva. Sento che sarà un buon mese per prendere confidenza con voi stessi, per conoscere i limiti, per conoscere le aspirazioni, il vero perché di quello che volete. Ho come l'idea che potreste aver intrapreso una carriera che in realtà sì, vi ripaga a livello economico, ma non a livello personale, a livello emotivo. Anche qui, fatemi sapere nei commenti, ragazzi, se la lettura vi risuona. Spero che comunque abbiate trovato degli spunti interessanti di riflessione. Per mostrarmi il vostro gradimento potete mettere like, iscrivervi e condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro. Però tenete presente che la stessa cosa la potete fare anche in modo autonomo nella sezione degli abbonati, perché anche in quella sezione spiego il tema delle credenze limitanti, quindi come cercarle, come riconoscerle e via dicendo, e sono divise per settore. Quindi potrebbero esserci quelle sull'amore, quelle sul lavoro, quelle sui soldi, insomma. In più, in quella parte lì tratto anche temi di metafisica legati ai chakra, come guarire i chakra, temi di metamedicina che vi spiegano che correlazione c'è tra la malattia e la mente. Insomma, tutto quello che io ho studiato l'ho condensato e messo lì a vostra disposizione. Potete vedere i titoli dei video, tanto si vedono, sono pubblici e sono le playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!